Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare questa maxi borsa super colorata estiva. È un progetto super semplice, adatto per qualsiasi persona, che sia principiante e non. E niente, iniziamo subito con il tutorial. Cosa ci servirà per questo tutorial? Allora, dovete prendere, se avete degli scarti molto meglio, almeno 13-14 colori. Io ho utilizzato 13 colori. Se voi utilizzate il mio stesso cordino, che è lo Swan Black, anche voi avrete bisogno sempre di 13 colori. Se utilizzate un altro tipo di filato, tanto poi vi do i centimetri di quanto deve essere grande, quindi andate in base ai centimetri e ai giri che dovete fare per capire se ve ne serve di più o meno. Io utilizzo l'uncinetto da 3,5. Per il manico della borsa ho scelto questo manico in finta pelle e questi moschettoni tondi dove possiamo attaccarlo alla borsa. Iniziamo con il nostro primo colore e si parte facendo un cerchio magico. E all'interno del nostro cerchio magico andremo a fare 12 maglie alte. Quindi si parte alzando con 2 catenelle e poi le nostre 12 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, a tirare il filo per stringere il nostro cerchio. Lo stringete il più possibile e poi andiamo a chiudere il nostro giro con una maglia bassissima qua, proprio nella prima maglia alta, quindi una maglia bassissima e una catenella e abbiamo fatto il nostro primo giro. Adesso possiamo andare a tagliare il nostro filo, cambiare colore. Adesso andiamo a prendere il secondo colore per fare il nostro secondo giro, quindi ci attacchiamo con l'altro colore, facciamo una maglia, una catenella per entrare, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso buco dove siamo entrati, due catenelle, si passa al punto successivo e si fanno 2 maglie alte. Una e 2, 2 catenelle, si passa al punto successivo, 2 maglie alte. E si fa nello stesso modo per tutto il giro e vi devono risultare 2 maglie basse per ogni buco, che sono 12. Quindi si continua con 2 catenelle,
punto successivo, 2 maglie alte. Quindi ho finito il giro, ho fatto nell'ultimo punto le mie 2 maglie alte e adesso andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima. Ci andremo a agganciare non dove ci sono le catenelle, quindi il primo, praticamente le catenelle che sostituiscono la maglia alta, ma proprio nella prima maglia alta che abbiamo fatto, quindi nel punto della prima maglia alta si fa una maglia bassissima e una catenella. Adesso possiamo tagliare il filo e cambiare colore. Adesso ci andiamo a agganciare con il terzo colore per fare il terzo giro. Quindi cosa andremo a fare? Prendiamo il nuovo colore e ci andiamo ad agganciare nei buchi dove ci sono le catenelle di separazione, quindi non dove ci sono le maglie alte, ma in questi buchi nel mezzo, vedete, dove abbiamo fatto le 2 catenelle. Quindi ci agganciamo in uno di questo buco, catenella. Qui dobbiamo fare 3 maglie alte per ogni buco dove ci sono le catenelle. Qui si parte prima con 2 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta, e altre 2 maglie alte nello stesso buco, quindi 1 e 2, e abbiamo le nostre 3 maglie alte. Adesso si passa al buco successivo con 3 maglie alte, 1, 2 e 3, sempre tutte e 3 nello stesso buco, e si passa al punto successivo con altre 3 maglie alte. E si fa la stessa identica cosa nei punti successivi, quindi in ogni punto nel mezzo delle nostre maglie alte andremo a fare le nostre 3 maglie alte. Le mie ultime 3 maglie alte nell'ultimo buco e vado a chiudere nello stesso modo di prima, quindi con una maglia bassissima nella prima maglia alta, quindi una maglia bassissima e una catenella, e si taglia il filo per andarlo a cambiare. Adesso si prende il prossimo colore per andare a fare il quarto giro. In questo giro inizieremo a fare gli angoli, quindi prendiamo il nostro colore, ci si inserisce sempre nel mezzo delle nostre 3 maglie, quindi qui ci sono 3 maglie, qui ci sono 3 maglie, io entro qua nel buco, vado a fare la mia prima catenella più 2 catenelle, altre 2 maglie alte, perché le prime catenelle sarebbero una maglia alta, quindi abbiamo 1 2 3. Per fare l'angolo, perché si parte facendo l'angolo, si va a fare 2 catenelle e sempre qui nello stesso buco altre 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, tutto nello stesso buco. E questo sarebbe
uno dei 4 angoli che dobbiamo fare in questo giro. Gli angoli devono essere 4 ovviamente, quindi cosa andremo a fare? Un angolo, nei prossimi 2 buchi andremo a fare 3 maglie alte e poi in quello successivo l'angolo. Poi nei prossimi 2 buchi andremo a fare solo 3 maglie alte e in quello successivo andremo a fare l'angolo. Quindi adesso nei prossimi 2 punti andremo a fare solo 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Si passa al buco successivo con altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E in quello successivo si va a fare l'angolo, quindi 3 maglie alte, due catenelle e altre 3 maglie alte nello stesso buco. Una, 2 e 3. Vedete che si stanno creando qua gli angoli e qua invece sono i buchi dove faremo solo le 3 maglie alte. Stessa identica cosa, nei prossimi 2 andremo a fare 3 maglie alte. Anche in questo buco. E 3. E nel prossimo buco l'angolo. 3 maglie alte. Due catenelle e altre 3 maglie alte nello stesso buco. Ecco qui un altro angolo. Ci rivediamo alla fine dell'ultimo buco, quindi voi cosa dovete fare adesso? 3 maglie alte nel punto successivo, in quello dopo sempre 3 maglie alte, quindi 1 e 2 solo 3 maglie alte e poi qui l'ultimo angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e a finire le nostre 3 maglie alte in questo punto e 3 maglie alte in questo punto. Ecco qua, ho finito l'ultimo giro, sono qua con le mie 3 maglie alte. Adesso si chiude il giro sempre nello stesso modo, quindi si va nella catenella sopra la maglia alta, si chiude con una maglia bassissima e una catenella e si taglia il filo per cambiare il colore. Adesso dobbiamo sempre eseguire l'ultima riga che abbiamo fatto per le prossime righe che andremo a fare. Quindi facciamo insieme un altro giro con il prossimo colore e da lì dovete eseguire sempre quella riga lì fino a che non arriviamo ai centimetri desiderati. Quindi prendiamo il prossimo colore e ci andremo sempre ad agganciare nell'angolo, quindi tutte le volte che andrete a rifare una nuova riga partite sempre dall'angolo, così si fa l'angolo e si continua sempre nello stesso modo.
Man mano che si ingrandisce il nostro quadrato, ovviamente le maglie basse nei buchi saranno sempre di più. Quindi noi ora ne abbiamo fatte 2, però in quest'altro giro risulteranno 3, quindi 1, 2, 3, che si dovranno fare solo le 3 maglie alte. E poi ovviamente nello stesso punto dove c'è l'angolo bisogna sempre fare l'angolo. Però ora ne faremo 3, al prossimo giro vedrete che ne saranno 4 prima di fare l'angolo, però il procedimento è sempre lo stesso. Quindi ci agganciamo al nostro angolo, facciamo la prima catenella più altre 2, sostituisce la prima maglia alta, quindi andremo solo a fare 2 maglie alte, così ne risultano 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte nello stesso buco. E abbiamo già creato il nostro primo angolo. Quindi si passa al punto successivo, qua nel buco, quello che divide, 3 maglie alte, si passa al buco successivo, 3 maglie alte, si passa a quello successivo, 3 maglie alte, e come potete vedere qui già in questo giro ce n'è uno in più di buchino dove fare le nostre 3 maglie alte. E adesso l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E si procede sempre nello stesso modo, quindi nei prossimi buchi prima dell'angolo le 3 maglie alte, angolo, nei buchi successivi sempre 3 maglie alte, angolo, e qui la stessa cosa. Ci vediamo qua in fondo. Bene, ho fatto le mie ultime 3 maglie alte del giro, vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nella prima catenella della maglia alta e una catenella e si taglia. Vi consiglio, una volta che tagliate il filo, di andarlo già un po' a bloccare così che non vi scappi. Portatelo sempre dietro dove ci sono tutti gli altri fili. Quindi ricapitoliamo un attimo: agganciatevi con il prossimo colore nell'angolo, fate l'angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, vi agganciate nel prossimo buco, 3 maglie alte, prossimo buco 3 maglie alte e così via fino al prossimo angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, e la stessa identica cosa fino alla fine del giro, ok? E ci ritroviamo con il quadrato che misura 32 cm per 32. Ecco qui il nostro quadrato finito, deve risultare 32 per 32, 32 per 32, perfetto. Di questi quadrati ne dovete fare 3. Adesso li andiamo a cucire. Adesso dovete mettere i quadrati in questa posizione.
sto tirando sulla telecamera per farveli vedere bene, quindi uno qua e uno qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cucire questo punto fino a qui e poi fino a qui. Quindi adesso vado a prendere un altro colore ancora, quindi non il solito, voi potete decidere se chiudere con lo stesso colore oppure no. Quindi mettiamo i due angoli vicini, io mi aggancio alla prima maglia alta, non dove c'è il buco, ma nella prima maglia alta e in quella dopo, così da far combaciare. Prendo il filo e faccio una maglia bassa. Adesso continuo così per tutta la cucitura fino a qua con maglie basse. Quindi prendo il punto successivo e quello che combacia dietro, nascondo anche questo filo e faccio una maglia bassa e continuo nello stesso modo. Quindi prendo le due asoline che combaciano e faccio una maglia bassa. Si va avanti così. Cercate di far combaciare i punti, quindi di fare il primo punto nella prima maglia alta dell'angolo e si continua con le nostre maglie basse per tutta la riga. Ecco qua, ho finito di cucire anche questo lato. Ok, ora cosa dobbiamo fare? Da qui, quindi abbiamo cucito questo punto, dobbiamo girare la borsa, quindi giriamo tutto il pannello della nostra borsa e andiamo a fare le pieghe. Quindi la piega è così. Dobbiamo piegare questo pezzo, poi questo e questo, e la borsa vi deve risultare così. Adesso che abbiamo piegato la nostra borsa, andiamo a bloccare proprio il centro dei nostri angoli, così so dove devo fare questo punto per essere più precisa. Quindi partendo da dove abbiamo lasciato il filo continuiamo a cucire con le nostre maglie basse. Con le nostre maglie basse per tutta la cucitura fino al marcapunti. Mi sono riaddrizzata, quindi da qui continuo a cucire con le maglie basse. Arriviamo fino al marcapunti per poi continuare a cucire anche questo lato.
Adesso ci ritroviamo al marcapunti. Ok, arrivata al marcapunti vado a prendere tutte e 3 le asoline degli angoli in questo punto, quindi vado a togliere il marcapunti, prendo prima queste 2, 1 e 2, e aggancio anche questo angolo, quindi 1, 2 e 3, esco fuori e chiudo con una maglia bassa e poi continuo fino alla fine della riga, sempre a maglia bassa. Adesso andiamo a chiudere, quindi tagliamo il filo, quindi entriamo nella prima asolina con il filo e la andiamo a nascondere qui, prendendo l'asolina solo sopra, così si è creata una finta catenella e non si vede più niente. Adesso con un ago da lana la andiamo a nascondere per benino qua. La borsa è terminata. Adesso prendiamo i nostri gancetti, i nostri moschettoni per attaccare il manico. Quindi moschettoni, manico, andiamo qua all'inizio della borsa, si vanno ad attaccare i nostri moschettoni, io faccio così, prendo un bel po' di maglie in questo modo. Stessa cosa dall'altra parte. E adesso vado ad attaccare il manico. Ecco qua, e abbiamo finito la borsa. Non vi resta adesso di andarla a foderare all'interno, oppure la potete lasciare anche così, questa è una decisione vostra. Se la volete lasciare più estiva potete anche non foderarla, se invece preferite foderarla la andate a foderare, questo è piacimento vostro. Eccoci qua, abbiamo finito con il tutorial, spero che la borsa vi piaccia, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. La borsa risulta molto grande, quindi se voi la volete un pochino più piccola basta diminuire e togliere qualche riga di colore e la borsa ovviamente vi risulterà un pochino più piccola. Iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!